e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di una cavalla che ha un problema un po' particolare, o meglio, non è un problema un po' particolare, ma nel suo caso è estremo. È una cavalla che è estremamente claustrofobica, tant'è che non è possibile trasportarla se non sedandola pesantemente, perché il problema suo non è che non entra nel camion o non entra nel trailer, scusate, e il problema è dopo, cioè quando viene chiuso tutto e poi il trailer o il camion inizia a muoversi. In quel caso lì va completamente di fuori, e la settimana scorsa ci è mancato poco che non succedesse una tragedia, perché insomma diciamo che ha creato un po' di problemi a questo trasportatore, tant'è che non è stata possibile trasportarla, quindi insomma fatto sta che oggi siamo riusciti a portarla qui, è arrivata giusto ieri e è talmente claustrofobica che non sta neanche nel box, o meglio, non è che non sta nel box noi riusciamo a metterla, cioè, riesce a entrare nel box, ma al momento che si sgancia tutto, si toglie la capezza e quant'altro, lei riesce subito fuori, cosa che fra l'altro faceva anche dove era prima. Poi piano piano si era abituata al suo box, però se per esempio veniva provato a cambiare box faceva la stessa cosa. Ovviamente si sta parlando sempre di box, ma box con paddock, quindi non box completamente chiusi. Noi abbiamo dei box che sono molto grandi, perché sono 4x4 i nostri box, ma nonostante tutto ieri appena arrivata abbiamo fatto un po' ambientare fuori, poi l'abbiamo portata nel box e abbiamo dato tutte le comodità del mondo, nel senso fieno, acqua e quant'altro, ma lei preferisce stare fuori. Allora è chiaro che c'è un forte problema di claustrofobia e in questi casi qui bisogna partire dalle cose semplici, non si può fare le cose difficili. Ovviamente il trasporto è stato necessario e quindi quella è stata una cosa che purtroppo è stata sedata la cavalla, ovviamente con il veterinario lì che ha fatto tutti i controlli del caso e quant'altro, ma insomma diciamo quello è stato un male necessario. Noi adesso starà qui con noi un mese e noi in questo mese dovremo cercare di renderla il più possibile confidente con queste sue paure. Sicuramente non riusciremo a fargliele superare, perché un mese è relativamente poco, però istruiremo lei per quanto possibile e la proprietaria per quanto possibile, per cercare poi dopo di poter continuare anche in maniera autonoma il lavoro a casa. Stamani è la prima notte che ha passato qui la cavalla e io adesso proverò a vedere se riesco, ovviamente ci riuscirò a portarla dentro, lo so perché l'ho già fatto ieri, a portarla dentro, e voglio costruire un po' di confidenza da parte sua nell'ambiente del box. Il primo scalino è quello, riuscire a far sì che la cavalla stia nel box, qualsiasi box che venga messa. Purtroppo i cavalli hanno bisogno di vivere nel nostro mondo e di conseguenza dobbiamo dargli tutte le competenze necessarie a vivere nel nostro mondo, fra cui alcune di queste sono lo stare legato, il farsi alzare i piedi senza problemi, il stare in luoghi angusti e confinati. Ovviamente cercheremo di farlo per il minor tempo possibile, però se c'è la necessità di tenere un cavallo in un box deve poter stare in un box, se c'è la necessità di tenere un cavallo in un trailer o in un camion per trasportarlo è necessario che lo possa fare. Sappiate che noi siamo abbastanza fortunati in Italia, ma ci sono posti come può essere per esempio l'Australia o anche Stati Uniti, in cui quando ci sono i tornado, quando ci sono i big fire, cioè gli incendi enormi, i cavalli devono essere spostati con uno schiocco di dita. Non si può pensare di stare una settimana a preparare il cavallo per salire sul trailer e poi essere spostato. Quindi cosa fanno in questi posti? Li preparano prima e li preparano bene, in modo che al momento che c'è la necessità il cavallo apre la porta del trailer e sale da solo. E questo è tanto per farvi capire un po' che noi abbiamo la grande responsabilità di dover insegnare ai nostri cavalli di poter vivere con competenza e confidenza nel nostro mondo. È una nostra responsabilità, non possiamo sottrarci a questa responsabilità, come invece purtroppo viene fatto in tanti allevamenti. Mi dispiace dirlo, io lo ripeterò sempre, ci sono tantissimi allevamenti in Italia che se ne fregano altamente dei loro puledri, dei loro cavalli e non vedono l'ora di arrivare al punto di venderli,
magari anche cavalli che valgono tanti soldi, ma non li preparano affatto, e poi questi cavalli si trovano male nel nostro mondo, con tutte le problematiche che ne possono scaturire. Torniamo a noi. E quindi la cavalla è laggiù, non è stato ancora pulito il box, per cui non vi preoccupate se vedete sporco, è semplicemente perché è la prima cosa che abbiamo fatto stamani, ancora non è stato pulito il suo box, non c'è niente, il suo paddock. E quindi adesso esco, vado a prenderla e utilizzerò un po' l'acqua, perché ha finito l'acqua che gli avevamo messo ieri sera fuori, e il cibo, per convincerla che tutto sommato stare dentro il box, magari anche per breve tempo, può essere una cosa piacevole. Quindi qua non c'ho niente qua dentro, solo un po' di carote perché so che gli piacciono, poi lei ha una dieta particolare per cui non voglio stravolgergliela, quindi poi oggi lo rifarò anche con il mangime. Quindi il mio intento stamani è solo di prenderla, portarla dentro, fargli vedere, fargli bere dal beverello e farla mangiare. Vieni pure, sì. Bimba, vieni. Vieni. Oh, bella questa cavallina. Vieni, ciccia. Brava. Un po' diffidente, vero? Sei un po' diffidente. Lei è una destra estroversa, quindi è normale che si comporti così, che non si fidi. Mi ha visto giusto 3 o 4 volte, perché ho fatto un corso anche in questo centro da cui viene lei, che è di Firenze, e quindi poi dopo mi ha visto 2 volte là, una volta qui e stamani. Ci sei pronta? Sei pronta? Sei pronta ad andare dentro il box? Vieni. Vieni. Proviamo a entrare. Quindi vado avanti io. Eccola qua. Voglio portare a bere. Eccola lì. Vedete, lei non ha problemi a entrare, cioè se viene portata non ha problemi a entrare, o meglio, ieri aveva problemi anche a entrare, cioè dovevo andare avanti io, oppure quando entrava rapidamente. Avete visto, ha avuto paura quando è partito il galleggiante del beverino. Adesso voglio che stia un pochino qui e che possa rasserenarsi un po', poi semmai la sposto, la riporto fuori. Non voglio che se ne vada per paura, perché troverebbe comodità fuori, invece io voglio che si rilassi qui e poi rilassata la voglio portare fuori. Vediamo se ci riesco, non è detto. Quando sono molto timorosi e paurosi a questa maniera, farli diventare confidenti non è facile. Cioè, è facile, ma ci vuole tempo. Hai bevuto? O hai ancora sete? Brava, bevi. Vedete, a mano che passa il tempo lei diventa sempre più nervosa. È un po' quello che succede anche nel camion o nel carrello. Cioè, per un pochino riesce a sopportare la cosa, poi diventa sempre più agitata e comincia a voler uscire in tutte le maniere. Allora, io non devo farla andare in panico, per cui dovrò, ora appena finito di bere, piano, appena finito di bere proverò a vedere se riesco, non ha più sete, se riesco a farla ambientare un po' in questo box. Ok, ha visto le carote, brava,
Allora adesso io sposto il secchio delle carote, la porto di nuovo fuori e poi dopo la riporto dentro. Faccio un pochino di approccio in ritirata, quindi aspetti e poi dopo la lascio uscire. Puoi uscire? Puoi uscire? Vado avanti io allora. Puoi uscire? Ecco, questo mi piace perché ha guardato dove metteva i piedi. Ora aspetto che abbia finito di mangiare queste carote e provo a farla rientrare un pochino dentro. Ovviamente il discorso del cibo a me mi serve anche come parametro di riferimento, perché se lei mangia il cibo vuol dire che è abbastanza razionale, altrimenti ovvio non mangerebbe nemmeno le carote. L'acqua è veramente molto importante, è più importante del cibo, perché per loro è una risorsa scarsa in natura e purtroppo è anche condivisa con i predatori, per cui in natura i cavalli vanno a bere una volta al giorno, e ovviamente però perché mangiano l'erba, non il fieno, e chiaramente per me può essere una grande comodità, cioè io dentro il box gli ho creato una grande comodità lasciandogli l'acqua. Quindi adesso voglio vedere se lei vuole rientrare dentro il box, sembra di sì. Adesso vediamo se vuole entrare dentro il box. Vuoi andare? Vuoi andare? Vuoi andare da sola? Vuoi provare ad andare? Dai, su. Vedete? Si agita di nuovo. Io vorrei che provasse a trovare da solo la soluzione. Vediamo se ci riesce. Annusa. Bravissima. 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 Non ce la fa ancora a entrare da sola. Allora prova a entrare io e gli chiedo di provare a entrare anche lei. Vedete, adesso non c'ha più l'esigenza dell'acqua e quindi è tutta molto più scattosa e impaurita. Ok. Non voglio fare troppo, voglio fare qualcosa che la lascia comunque con un buon ricordo di quello che è accaduto qui dentro. Brava Ciccia. Vedete? Lei si sta cominciando ad agitare, io non devo andare oltre, perché se si impanica poi dopo quando esce con l'idea che fuori ci si sta bene e dentro ci si sta male. Invece se lei adesso rimane con l'idea che dentro c'è l'acqua, c'è il cibo e fuori invece acqua e cibo non ci sono, è chiaro che c'è un chiaro scuro invertito, ok? Qua ci si sta bene, là non ci si sta bene, o comunque non ci si sta così bene. Miglior cibo e miglior acqua. Con queste le cose che possono creare un po' di comodità nel cavallo. Lei riesce a sopportare questa condizione per via del cibo e dell'acqua, però comincia a essere un pochino, non so se sentite come respira, è un pochino agitata, non tantissimo, e è per questo che voglio portarla fuori ora, per lasciarla con quest'idea qua. Non saltare addosso. Questi cavalli hanno questo problema qua, che possono saltarti addosso per paura, per uscire da qualche parte, quindi se vi capitano dovete fare molta attenzione. È facile essere travolti da questi cavalli qui. Vi possono travolgere perché siete nella loro via di fuga, oppure perché sono molto rasserenati dalla vostra presenza e quindi fanno come la mamma, quando hanno paura di qualcosa si accalcano alla mamma e quindi quando hanno paura di qualcosa si accalcano a voi.
Avete visto che quando l'ho lasciata, l'ho sciolta, lei è andata via subito da me, ok? Questo ve lo faccio notare perché è uno dei parametri che andremo a mettere a posto nei prossimi giorni. Per il video di oggi è tutto, e vi terrò aggiornato con altri video sull'andamento del lavoro che stiamo facendo su di lei. È buono il fatto che sia tornata qui da noi, ma lei è molto confidente con l'essere umano, non ha grossi problemi con l'essere umano. Il problema suo è la confidenza con i luoghi angusti e chiusi, e soprattutto se sono coperti anche sopra. Spero di avervi fatto riflettere un po' sulle problematiche che possono esserci su un cavallo di questo genere, e spero di riuscire a riprendere delle fasi della sua preparazione importanti da poi portarvi su questo canale, in modo che magari possiate avere degli spunti o delle riflessioni, anche magari se qualche volta vi succede con un vostro cavallo o un cavallo che avete per le mani. Se vi interessa questa parte qua delle puntate che faremo su questa cavalla, mi raccomando, iscrivetevi al canale in modo che possiate rimanere sempre aggiornati. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima settimana. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.